Martedì 31 ottobre del 2023, torniamo in onda con Mattino Milan di questa settimana, che sarà un po' particolare perché comunque domani, essendo il 1 novembre, lo anticipiamo già, Mattino Milan resta, ma il resto delle dirette no, quindi non ci saranno lance talk, ma ci saranno degli approfondimenti sia tattici che anche riferiti a qualche bella intervistina. Enrico Boiani, ciao! Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. E quindi anche domani saremo qui con voi. Oggi Henry, come spesso accade, è passata la tempesta, è tempo, diciamo così, di bilanci, di analisi, di ricerca del colpevole, insomma, di quelle che sono un po' i grandi classici di quando le squadre non vanno particolarmente bene, è finita la partita dove magari si commenta uno stop, un tiro, una parata e quant'altro, rimane quello che c'è un po' sul fondo del bicchiere, quello che si sedimenta. Partiamo. Secondo voi, domanda per tutti, chi è il colpevole? Eccolo. Più nervi che gol, Rafa è sparito, troppa pressione e il caos agenti. Oh raga, mai una volta, mai una benedetta volta che viene preso o un altro calciatore, ma tipo Teo che sta facendo non benissimo, mai una volta che viene messo tipo Teo che succede. Non dico l'allenatore perché è un Pioli che succede, credo che l'ho visto l'ultima volta quando era a Firenze. Leao che succede invece sparato sempre dritto, va bene, colpa sempre di Rafael Leao e gli altri 22 che c'ha in squadra insieme a lui e soprattutto chi li guida, mai un titolo così, sia mai, lesa maestà no. Chiarimento nella notte con Pioli, altro grande classico, dopo la reazione al cambio, un caso procura con Papa Antonio ancora protagonista, vabbè questo onestamente, un'altra volta per riaprire la faccenda non me la sento. Va bene, non ci sono problemi coi giocatori, ogni volta ci dobbiamo chiarire nella notte, negli hotel, negli aeroporti, ma va tutto bene così. L'importante è sorridere e dire che va tutto bene. Giusto? Ma guarda, giusto o non giusto, non lo so, onestamente. Io ti dico semplicemente che a me questa cosa non piace, ma lo sapete tutti. Ci sembra anche ripeterci, ma se è la 12ª volta che sentite da noi certi discorsi, evidentemente un motivo c'è. E non è perché siamo Radio Leao, cioè onestamente anche chi se ne frega. Cioè, No, ma cioè, non è per difendere Raffaele non Leao, è, cioè, ma poteva perché quando chiamarsi si anche sbaglia pagano Higuain, tutti, poteva essere tutti. qualsiasi altro giocatore, poteva essere qualsiasi altra situazione. Il punto qui, ragazzi, è che è sempre così. E se a voi va bene, cioè se a voi tifosi, a voi ascoltatori nostri, a voi non so, che capitano per caso in questo video, a voi che comprate quel giornale lì, cioè, se a voi va bene questa cosa qui, benissimo. Bene così. Cioè, a me questa roba qui non sta bene, cioè è anche abbastanza ridicola per quanto mi riguarda. Poi se a voi o a alcuni di voi, non lo so, questa cosa sta bene, vogliamo fare il tiro al piccione ogni volta sulle AO, facciamolo, ma è sempre costantemente la stessa cosa che accade, è sempre costantemente lo stesso errore, questo per quanto mi riguarda, che magari, ripeto, per tanti non lo è, sempre lo stesso errore che si fa. Ho sprecato tanto fiato, soprattutto le prime volte che succedeva questa cosa qui, mi arrabbiavo tantissimo, e Mm. sai, gli altri lo sanno, insomma, ma anche voi lo sapete, l'ho fatto tante volte in diretta. Sono quasi stanco, ci sono quasi consumato da questa cosa, perché succede dopo ogni periodo no, momento no, sconfitta. E si potrà dire: però i grandi giocatori sono così, quando si vince prendono i meriti, quando si perde hanno le colpe". No! No, perché questa cosa quando si vince non succede. È Ma questo il allora, punto. Quando ma si io... vince non succede e quando si vince la si dimentica. Perché i commenti che ho letto nel post partita relativi a Leao sembrano su un giocatore che non abbia fatto niente No, con ma questa maglia. Henry, io non ne voglio parlare di Raffaele Leao, cioè la mia era una scusa per parlare della scusa. Non so se ho fatto Sì, sì, intendere no, ma il gioco chiaro, di però parole. Cioè, ormai è così.
A me io non voglio difendere Raffaele Leao, sia ben chiaro. Raffaele Leao è colpevole, tanto quanto gli altri, della trasferta di Napoli, della trasferta di Del Parigi, della partita periodo, con la tutto. Juve, del periodo generale. È colpevole tanto quanto, non di più, di meno, No. niente o tutto, tanto quanto. E il fatto è che invece ogni tanto, quando le cose vanno male, ci si gira, ci si guarda la rode, e lui no, Leao o al massimo un altro così a caso. Mai che viene presa la totalità del problema, mai che si analizzi la totalità del problema, mai che una benedetta volta venga messo il nome dell'allenatore, che in teoria comanda tutto quanto. Anche questo comanda tutto quanto. Pioggia di guai, Calulu out 4 mesi e senza Pellegrino la difesa ai minimi, lesioni muscolari già in doppia cifra. Caspita, ci siamo svegliati oggi. Disponibili solo Ciao Tomori e Sale Simic, anche perché d'altronde se non sale il buon Simic della Sempre primavera, scivolati. sono finiti. Anche Pier, qui, ragazzi, c'è oggi un'altra cosa sentiamo il che doc volevo Marano, dire. ci facciamo dire Ieri, qualcosa in più. sia durante il talk che a Chiama Milan, ho letto tante cose della serie perché il commento era tipo: perché adesso va a finire che se si rompono è colpa di Pioli. Chi l'ha deciso? Chi lo decide lo staff atletico, lo staff tecnico? Io? Chi lo decide? Furlani? Non penso. Chi No, è è uno l'ha deciso staff che il mister Maldini? si No. porta da 12-13 anni, dai tempi del Ecco, Chievo. Quindi, ecco. E finché sono infortuni traumatici tipo Pellegrino, che devi fare? Cioè è una botta forte, si rompe, è un infortunio traumatico che accade come accade a chiunque. È casuale, ok? Ma gli infortuni muscolari arrivano per via della condizione dei muscoli dei giocatori. I muscoli dei giocatori vengono preparati durante la preparazione, durante gli allenamenti, che vengono gestiti dallo staff tecnico, dallo staff atletico dell'allenatore. Cioè, non mi sembra folle come ragionamento e come struttura. Di chi deve essere la colpa se sti ragazzi si sfasciano continuamente da 4 anni? Mia? Cioè, dai, apriamo un pochino gli occhi, ragazzi. boh, restiamo così. Io resto abbastanza interdetto sulla questione infortuni. Tanto sono 4 anni che c'è, si ripete sempre nello stesso periodo, nessuno fa niente, siamo tutti belli allegri, contenti e felici di avere gli infortuni perché tanto ogni tanto si vincono le partite lo stesso e viva e viva e andiamo avanti così. Siamo Non in so una cosa media dire, onestamente. eccezionale, Una ricordiamo. media eccezionale, se 2 settimane fa era una media eccezionale. Una media che avrebbe condotto alle 20 lesioni finali all'anno se avessimo ottenuto quella media eccezionale di cui ci si vantava. Ma vabbè, lasciamo perdere. Io su Piero ovviamente non possiamo che augurargli un bocca al Mm. lupo enorme, anche perché l'infortunio non è di quelli semplicissimi, rischia dai Hanno 4 mesi in storto su. per Calulu, hanno storto. Sì, non hanno storto sì. È un problema tendineo al retto femorale della coscia. Va bene, è stato sicuramente un caso, non ho le competenze per dire diversamente. Mi resta un retropensiero, cioè che Piercalulu non doveva giocare per parole stesse di mister Stefano Pioli, che se ci fosse stato Kier, Pier non avrebbe dovuto giocare questa partita. Però non la voglio assolutamente combinare all'infortunio, che sarà sicuramente casuale. Milan, c'è tensione con Pioli da Calabria a Giroud, cosa succede? Questo invece è Corriere della Sera. Entro nel merito. La società ha la aprire tutte le porte a Ibra, anche con contratti di consulenza che possono lasciargli maggior libertà, non farà alcuna mossa. Pioli è confermato perché la 10ª giornata a 3 punti dalla prima in classifica non può essere anche così. Il tema neanche si pone. Pioli out esiste solo su X, cioè Twitter, o Instagram, dove è meglio che i calciatori non leggano i consigli tattici. Vado avanti. Non ha aiutato Calabria a Parigi con l'aggravante che si tratta del capitano, soprattutto perché sembrava scimmiottare le critiche medie che sui social si rivolgono a Pioli, accusato in sintesi di scoprirsi troppo di fronte alle big. Alt, mi fermo. Cioè, quindi il capitano del Milan, che muove per la prima volta, da quando è in carriera, credo, al Milan, una mezza critica su una questione tattica che lo coinvolge, che lo espone magari a qualche rischio di troppo in campo,
Lo fa perché scimmiotta le critiche social e non perché è un proprio pensiero. Io rimango allibito, completamente allibito di questa sorta di narrazione. Ragazzi, è un calciatore professionista, nonché capitano del Milan, che dice semplicemente in una frase: forse accettare l'uno contro uno a campo aperto, cioè esposto a grandi rischi, è meglio evitare. E lo fa perché legge le critiche dei social? Boh, Io commentate. non commento perché non ho parole, solo parolacce. Vai avanti. Il che può anche essere vero, ma è meglio dirselo negli spogliatoi. Domenica poi, sia mai dire una mezza cosa in pubblico, perché se no poi arriva la Pravda. Domenica poi a Napoli, Giroud, già nero, ha espresso lo spaesamento della squadra che nell'intervallo si è ripromessa di tornare in campo cattiva per chiudere i giochi e invece si è ritrovata sotto. Non sapevamo se attaccare o difendere, non voleva forse essere un'accusa a Pioli, ma ha aumentato la confusione. Sia mai che anche Olivier Giroud, che ha quasi 40 anni, cioè la mia età, sia mai che possa muovere una mezza critica. Anche qui, figurati lì, oggi mette le mani così, arriva qualcuno con una bacchetta e pam, probabilmente. Forse magari anche lui legge i social e li scimmiotta. Io Ma non continuo a non commentare perché sennò il canale di Radio Rossonere è a rischio e mi dispiacerebbe dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto. Quindi non perché lo commento facciamo questo? questo Perché articolo. poi vedo nei commenti, ma perché commentate Gazzetta che tanto è? Ma perché commentate Corriere che tanto è? Ragazzi, se vengono scritti alcuni pezzi piuttosto che altri, se escono delle cose piuttosto che altro, è un mondo intero, non è un particolare, è un mondo intero. E il problema finale di questo mondo intero è che ancora una volta i problemi che ci sono, reali, concreti, gli infortuni, le questioni tattiche, qualche agitazione nello spogliatoio, che sono problemi veri e concreti, così facendo vengono derubricati a ma sì, è un problema social, ma sì, passerà, ma sì, ce li hanno tutti, ma sì, ma sì, ma sì. E come al solito, invece di curare i problemi, li nascondiamo o li passiamo in cavalleria. E così facendo, puntualmente ritornano e puntualmente perdi punti, come l'emergenza infortuni che torna, come le crisi che tornano, come i problemi tattici che tornano, come i gol presi sempre nello stesso modo che tornano. Torna tutto se non lo cambi. Il problema grosso è questo, che il Milan, come sempre, quando ha un problema, non cambia. O si gira dall'altra parte, oppure evidenzia qualcos'altro per evitare che si parli del problema. E non funziona così. Ma perché ci rimette il Milan, non perché per la nostra gioia personale, ma perché le partite poi becchi. Becchi gol perché manca il giocatore perché è infortunato, becchi gol perché magari non ci sono le rotazioni e i giocatori sono stanchi, becchi gol perché i giocatori magari vanno in campo non al 100% della loro voglia massima. Becchi. Quando smetteremo di girarci? Boh. Non lo so. O meglio, lo so, ma non credo che sarà nel breve, diciamo, ecco, nel breve termine. Magari a fine stagione, chi lo sa. Non so cosa dire. Mi dispiace perché ripetiamo spesso le stesse cose relative ai giornali, relative a quello che viene scritto, relative anche al perché certe cose vengono scritte. Cioè, ripeto e ve lo ripeto, non è che il giornalista X o la persona Y si sveglia al mattino e certi pensieri e certe cose gli nascono di punto in bianco nel cervello. Ve l'ho già detto 1000 volte, 1300 forse. Non tutto quello che viene scritto è solo ed esclusivamente frutto del pensiero di chi lo scrive, di chi firma l'articolo. Magari qualche cosa gli viene anche detta. E ve l'ha detto anche Carlo l'altra volta nel collegamento. Bisogna farsi un pochino più furbi, ragazzi. Se a voi tutto questo lo accettate, lo condividete, io non sono nessuno, ci mancherebbe altro per dirvi che è sbagliato. A me sta roba A non piace, B non sta bene, C mi fa anche girare i cosiddetti. E mi fermo qua.
Caro Harry, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo tra poco per Chiama Milan, Lunch, Talk e in serata c'è filo rosso-nero, quindi grazie. Grazie a te, grazie a tutti, mettete like che non l'ho ancora detto, così siete contenti, l'ho detto alla fine e avete magari già chiuso e ci vediamo alla prossima. Ciao.